Ciao, vediamo insieme come creare un menu con Adobe Illustrator. Si tratta sostanzialmente di un menu semplice, fronte retro, magari costruito su un file A4 o anche A3, che possiamo tranquillamente gestire con Adobe Illustrator, esattamente come questo. Vediamo subito come. Una volta aperto il programma, clicchiamo su Nuovo File e dalla schermata selezioniamo la modalità Stampa, dopodiché selezioniamo il formato, che potrebbe essere una 4 o una 3, ci spostiamo sulla destra, diamo un nome al nostro documento, lasciamo l'unità di misura millimetri, l'orientamento verticale, lasciamo per adesso una tavola da disegno come impostata di default. Possiamo anche lasciare il valore di 0 mm come pagina al vivo, perché utilizzeremo per determinare le protezioni dal taglio di stampa le guide dai righelli. Dopodiché apriamo il menu opzioni avanzate e selezioniamo, assicuriamoci quantomeno che sia selezionato, metodo di colore quadricromia, lasciamo la risoluzione 300 pixel per pollice, dopodiché clicchiamo su crea ed ecco qua la nostra tavola di lavoro iniziale. La prima cosa da fare e andare subito a definire quelli che sono gli elementi da inserire, quindi la scelta del font, il logo della nostra pizzeria o del nostro ristorante, la palette colori da utilizzare. Per prima cosa però ci spostiamo sul pannello livelli, andiamo nel menu qui a destra, selezioniamo opzioni pannello, poi altre e diamo una definizione di 60 pixel per quanto riguarda la grandezza delle thumbnail, quindi delle icone dei livelli, questo per avere una migliore gestione della visualizzazione dei livelli. Eccoli qua, abbiamo qui nella parte alta quello che sarà il logo del locale per il quale stiamo realizzando il menu, i font scelti per l'occasione, vi lascio in descrizione un link di un sito dove puoi tranquillamente effettuare una comparazione, quindi un match tra font per trovare la combinazione più adatta di font da utilizzare per il progetto. Nel nostro progetto utilizzeremo DM Sans e Monotype corsiva per l'intestazione, DM Sans invece per i testi. Ho inserito anche un altro font semplicemente perché ho voluto inserire tutti i font utilizzati per il loghetto, quindi DM Sans, Robotoslab, qui è una parte sintetica del nostro logo, qui ci sono i colori che noi utilizzeremo e che fanno parte appunto della identità del brand del locale, e qui c'è un riquadro che io ho creato in anticipo avendo già un'idea di quello che sarà il progetto, che utilizzeremo appunto all'interno del menu. La prima cosa da fare è andare a definire le guide, quindi andiamo col tasto destro sulla parte vuota dell'interfaccia e clicchiamo su mostra righelli, dopodiché andiamo a tirare 4 righelli, uno per ogni lato, e lo andiamo a trascinare a 5 mm dai bordi. Questo per andare a definire bene gli elementi importanti del menu all'interno dell'area, per evitare che questi possano venire tagliati in fase di stampa. Quindi le guide servono a proteggere da eventuali tagli. Facciamo uno zoom in avanti e assicuriamoci appunto che la distanza sia quella di 5 mm da ogni lato. Dopodiché andiamo a tracciare anche una guida esattamente alla metà del nostro file e per aiutarci possiamo andare a creare un nuovo livello, chiamiamolo sfondi. Andiamo poi a selezionare lo strumento rettangolo, lo coloriamo di bianco come colore principale e andiamo poi a tracciare questo rettangolo su tutta l'area di lavoro in questo modo. Dopodiché andremo a trascinare la guida direttamente sul centro del rettangolo, facendoci aiutare dalle guide sensibili che, ricordiamo, devono essere attivate. Noi andiamo sempre sul menu visualizza guide sensibili per assicurarci che siano attivate. Queste ci aiutano ad allineare bene gli elementi all'interno dell'area. Ed eccolo qua, anche la guida centrale è stata attivata. Ora io consiglio di creare un nuovo livello, chiamarlo guide, e di posizionare tutte le guide al suo interno, in modo da poterle gestire anche più comodamente. Andiamo quindi ad aprire il primo livello, selezioniamo con CTRL o Command più clic tutte le guide e le trasciniamo nel livello delle guide, in modo da avere un controllo maggiore. Chiaramente per poterle nascondere possiamo anche agire direttamente col tasto destro nell'area vuota e selezionare nascondi guide. Ma consiglio per una corretta gestione di utilizzare appunto livelli per ogni gruppo di elementi. Ora andiamo a posizionarci sull'ultimo livello e andiamo a creare un nuovo livello spostandoci appunto nella parte bassa del pannello livelli, cliccando su crea nuovo livello. Questo lo chiameremo logo e testi. Andiamo a bloccare le guide. Dopodiché selezioniamo il livello logo e testi, poi selezioniamo il loghetto e lo andiamo a trascinare nella parte alta e centrale della pagina del menu. Chiaramente non lo vediamo perché questo si trova in questo momento nel primo livello, e che cosa faremo? Lo andremo a raggruppare
apriremo il livello dove si trova e lo trascineremo qui nel livello superiore. Dopodiché lo riselezioneremo e dal pannellino dinamico, assicurandoci che sia attivata la modalità di allineamento a tavola da disegno, andiamo ad allineare orizzontale al centro, in modo da assicurarci matematicamente che il loghetto sia allineato nella parte centrale superiore. Facendo lo zoom in avanti possiamo anche assicurarci che non sia fuori dalle nostre guide, ma ben all'interno, in modo da evitare qualunque rischio di taglio. Poi andiamo a trascinare la parte sintetica del logo qui nella parte bassa, anche qui andremo a raggruppare se non è raggruppato e poi a ordinare in primo piano, dopodiché lo trasciniamo nel primo livello. Questo però va ridimensionato. Nella parte bassa solitamente si inseriscono quelli che possono essere dati di contatto, telefono, sito, email. Noi inseriremo il loghetto sintetico come impronta riconoscitiva del locale in ogni pagina. Ci spostiamo sulla palette degli strumenti, andiamo a selezionare lo strumento ridimensionamento o scorciatoio da tastiera S. Dopodiché facciamo un doppio clic e ci assicuriamo di ridimensionarlo magari del 50% e clicchiamo su OK. Ed eccolo qua. Lo trasciniamo un po' più in basso, sempre centrale, assicuriamoci di allinearlo anche con l'allineamento orizzontale al centro nel pannello dinamico e abbiamo quindi un inizio di struttura. Andiamo adesso a compilare il resto. Andiamo a selezionare lo strumento segmento linea. Ora possiamo andare a trascinare la linea nella parte centrale, magari facendola scorrere direttamente sulla guida. In questo modo, in modo da essere sicuri che sia perfettamente perpendicolare rispetto all'altezza della pagina, quindi perfettamente dritta. Dopodiché ci spostiamo sulla palette degli strumenti, attiviamo il contagocce, andiamo ad associare il colore nero e poi lo alterniamo e lo facciamo diventare il colore della traccia, come in questo caso. Lasciamo lo spessore di un punto, dopodiché andiamo ad aprire il pannello traccia, che possiamo aprire da qui oppure dal menu finestra. Andiamo a selezionare la linea tratteggiata e andiamo ad associare un valore di 6 punti. Dopodiché possiamo anche andare a definire come devono essere gli estremi magari della linea tratteggiata. Dopodiché facciamo un clic all'esterno. Andiamo a nascondere momentaneamente le guide per vedere come sta avvenendo il nostro risultato. Riattiviamo le guide. Adesso andremo a inserire i testi del menu di questa prima pagina sulla colonna di sinistra e sulla colonna di destra. Facciamo una piccola precisazione. Per la quantità di testo che andremo a gestire e per le modalità con le quali stiamo costruendo questo menu fronte e retro, possiamo utilizzare Illustrator. In generale però, per gli impaginati più complessi, con una quantità di testo importante, è consigliabile usare programmi come Adobe InDesign, specializzati appunto nell'impaginazione. Questo non significa però che per un fronte retro sostanzialmente semplice e accessibile come questo non possiamo utilizzare Illustrator, che ci permette comunque di realizzare degli ottimi lavorati. Andiamo ora a selezionare lo strumento rettangolo, cambiamo il colore della traccia a riempimento, dopodiché andiamo a disegnare un rettangolo che va dalla prima guida di sinistra al tratteggio che c'è nella parte centrale. Dopodiché andiamo a tracciare una nuova guida che finisce proprio al centro di questo rettangolo. Questo perché andiamo a tracciare anche il centro di questa colonna nella quale scriveremo i testi. Poi possiamo anche andare a cancellare questo rettangolo. Bene, ora andiamo a trascinare il nostro riquadro con la prima intestazione che riguarda appunto gli antipasti e lo portiamo qui sopra. Anche qui chiaramente col tasto destro andiamo su ordine, porta in primo piano e dal pannello livelli trasciniamo questi due livelli nel livello superiore. Assicuriamoci sempre che ci sia una certa proporzione tra le dimensioni dei vari elementi, quindi logo, prima intestazione menu e chiaramente le altre intestazioni che non devono essere più grandi dell'intestazione principale, che potrebbe essere questa. Assicurandoci che sia tutto perfettamente centrato rispetto appunto alla guida che abbiamo appena postato e trascinato, andiamo ad allineare questo riquadro proprio in prossimità dell'inizio del tracciato. Dopodiché selezioniamo lo strumento testo, andiamo già ad associare il font di M Sans regular con una dimensione di 12 per adesso, poi la andremo a modificare sempre tenendoci un discorso di proporzione degli elementi sulla tavola di lavoro, e andiamo poi a tracciare un riquadro di testo come questo e poi trasciniamo il riquadro facendolo appunto corrispondere sempre al centro di questa parte, quindi della colonna di sinistra, aiutandoci con la nostra guida, in modo che la distanza tra la riga di sinistra e il tratteggio che sta al centro sia uguale. Ora selezioniamo di nuovo lo strumento testo e andiamo a cancellare parte del testo in modo da poter scrivere il nostro menu antipasti. Cominciamo con il titolo, lo selezioniamo e gli diamo una dimensione sicuramente più rilevante, e per evidenziarlo ancora di più lo facciamo diventare bold. Il mio consiglio è che il titolo non riprenda tutta la linea ma si distribuisca eventualmente su 2 righe. Dopodiché andiamo a inserire la descrizione di questo primo antipasto con una dimensione più piccola, che potrebbe essere 10 punti. Poi
potrebbe essere qualcosa del genere. Ora andiamo a definire il prezzo e lo facciamo con le tabulazioni di Illustrator, in modo da definire due colonne all'interno di questo riquadro. Nella prima, più a sinistra, tutti i titoli dei piatti con le descrizioni, e qui sulla destra tutti i prezzi perfettamente allineati. Con il riquadro selezionato ci spostiamo sul menu finestra, andiamo sulla voce testo e poi tabulazioni, ed ecco qui si apre la riga delle tabulazioni. Qui abbiamo la possibilità di allineare la tabulazione che andiamo a definire, qui eventualmente di spostarla sull'asse orizzontale e qui di bloccare il pannellino rispetto al riquadro attaccandolo sostanzialmente come un magnete. Facciamo un clic quindi nell'area di testo, diamo uno spazio e andiamo a inserire il nostro prezzo, il prezzo del primo antipasto. Dopodiché facciamo un clic all'inizio della voce prima della valuta e andiamo a tracciare una linea di tabulazione proprio qui. Dopodiché ci spostiamo di nuovo prima della valuta e andiamo a dare un tab con il tasto appunto tab dalla tastiera. Dopodiché trasciniamo il valore della tabulazione, quindi con la freccetta che abbiamo appena definito, un po' più a sinistra in modo da far rientrare il prezzo sulla prima riga. Ed ecco qua, veramente come possiamo vedere, più spostiamo a sinistra o a destra la freccia della tabulazione, più sposteremo anche il valore del prezzo. Ora se andiamo a selezionare titolo, descrizione e prezzo, li copiamo con CTRL o Command C e poi diamo doppio invio e CTRL o Command V per incollarli, andiamo a popolare così la colonna. Se il riquadro non dovesse bastare, andiamo a selezionare e ad allungare. Chiaramente a questo punto per modificare il singolo valore ci basterà fare doppio clic con uno strumento testo e andare a modificare il valore del prezzo oppure il nome del piatto o la descrizione. Ora possiamo ridurre a icona un attimino il pannellino tabulazioni, sbloccare il livello delle guide, selezionare il riquadro e con Shift anche la guida, dopodiché andarla a copiare con Alt più clic del mouse esattamente sul lato opposto speculare del foglio in modo da mantenere la centralità del riquadro con gli elementi all'interno e chiaramente anche la distanza. Qui possiamo andare a occhio mantenendo una certa equidistanza rispetto al tracciato tratteggiato di sinistra e il riquadro di destra, oppure se vogliamo proprio essere sicuri possiamo sempre andare a tracciare un rettangolo che va dal tracciato tratteggiato alla guida e assicurarci che la guida sia perfettamente centrale, in questo caso lo è. Questo potremmo farlo anche all'inizio quando andiamo a definire anche la prima guida. Ora andiamo a copiare il riquadro arrotondato con dentro l'intestazione e lo trasciniamo qui a destra, anche qui perfettamente allineato sia rispetto al riquadro di sinistra e sia rispetto alla guida centrale. Trasciniamo anche una guida dall'alto e la portiamo qui sulla parte superiore dei due riquadri in modo da essere sicuri che siano perfettamente allineati sia per quanto riguarda la parte superiore che la parte verticale centrale. Dopodiché facciamo un doppio clic su questo testo, lo selezioniamo e andiamo a scrivere la seconda intestazione. In questo caso il riquadro è molto più grande dell'intestazione, lo possiamo andare a rimpicciolire facendo sempre attenzione che la distanza tra l'inizio e la fine della parola dell'intestazione sia simile, uguale. Per poterlo fare e avere la certezza matematica possiamo anche selezionare il testo con Shift, selezionare anche il riquadro, andare sul pannello superiore in modo da attivare l'allineamento alla selezione e poi andare a selezionare appunto l'allineamento orizzontale al centro. Ora andiamo a selezionare di nuovo l'intestazione con la voce antipasti e il riquadro e lo andiamo a duplicare con Alt più clic del mouse e a portare qui nella parte bassa, sempre ovviamente centrale rispetto alla guida. Questo lo chiameremo magari extra, dove andremo magari a scrivere dei piatti extra non previsti nel menu ordinario. Dopodiché magari andiamo a riselezionare lo strumento rettangolo con angoli arrotondati e andiamo a disegnare un rettangolo che passa così centralmente da un estremo all'altro in questo modo. Andiamo poi a scambiare il colore di riempimento con il colore in primo piano e con il menu traccia andiamo a tracciare anche questo riquadro in questo modo. Ora, come vedete, il tratteggio passa da sopra il riquadro arrotondato, perciò che cosa faremo? Selezioneremo il riquadro arrotondato con il testo, andiamo su ordina e clicchiamo su porto in primo piano. Ora il loghetto mi sembra troppo vicino a questo riquadro e troppo grande anche rispetto al riquadro stesso, perciò andremo a selezionarlo, riapriremo il pannellino ridimensiona e andremo ad associare un ridimensionamento magari del 70%, cliccheremo su ok e con lo strumento sposta lo sposteremo più in basso abbastanza vicino alla guida del taglio. Dopodiché selezioniamo riquadro, intestazione e riquadro tratteggiato, lo spostiamo un po' più in basso in modo da dare più o meno un po' di respiro tra un gruppo di elementi e l'altro. Ora con lo strumento testo andiamo a selezionare una delle voci di menu, le andiamo a copiare, poi di nuovo riseleziono lo strumento testo
e vado a disegnare un riquadro qua dentro, poi incollo quello che ho copiato. Chiaramente devo andare a giocare meglio con le dimensioni, perciò innanzitutto faccio in modo di far entrare tutto il testo, dopodiché vado a ridimensionare ulteriormente il testo dando un valore leggermente diverso. In questo caso la descrizione sarà di 8 punti, il titolo e il prezzo di 11. Con il riquadro selezionato apro di nuovo il pannello tabulazioni, lo sposto e lo posiziono esattamente qui. Dopodiché faccio un clic prima della valuta, do un tab, come vedete lui si attiene appunto al valore che abbiamo dato precedentemente. Possiamo anche creare un nuovo valore per questo riquadro semplicemente andando a cliccare e creare quindi una nuova linea di tabulazione. Qui possiamo dare magari una descrizione di una riga, seleziono qui la descrizione, apro il pannello carattere e vado a dare una distanza magari più piccola come questa, 10 punti, in modo da avvicinare ancora di più i testi tra di loro. Dopodiché diminuisco l'altezza del riquadro testo e lo vado a duplicare, alt più clic del mouse, lo vado a posizionare esattamente sotto. Poi seleziono entrambi con shift più clic e li vado a duplicare e a portare qui sull'altro lato. Trascino una riga orizzontale dall'alto e vedo di posizionarli alla stessa altezza. In questo modo. Ho anche la parte extra del menu. Ora che cosa faccio? Do un'occhiata, tornando al pannello livelli, a tutto il lavoro svolto finora. Chiaramente lì dove ci sono altre guide le vado a portare magari direttamente nel livello guide, in modo da avere un unico riferimento per le guide. Vado a sbloccare il livello sfondi, che ricordiamo è appunto il riquadro bianco inserito all'interno della pagina. Qui ho i miei livelli, ora non mi resta che andare a popolare queste due zone che sembrano abbastanza vuote e quindi che cosa farò? Posso andare a creare anche un nuovo livello oppure semplicemente andare a riempire ancora questo livello logo e testi. In questo caso creeremo un nuovo livello, lo chiameremo immagini, dopodiché seleziono lo strumento pennello, vado ad associare un colore nero e vado a disegnare una forma. Potrebbe essere questa, abbastanza arrotondata, dopodiché devo andare a inserire all'interno di questa forma un'immagine. Se rendo visibile il livello guide, chiaramente mi rendo conto che l'immagine che andrò a inserire si posizionerà anche sul bordo estremo della pagina e rischia quindi di essere tagliato. Non importa perché non è un elemento fondamentale ma è un elemento decorativo del nostro menu. Ho precedentemente selezionato delle immagini, ti lascio un link in descrizione dove poter scaricare immagini ad alta definizione con licenza gratuita di utilizzo. Adesso non mi resta che selezionare il livello immagini e andare a importare all'interno dell'area di lavoro la prima immagine che finirà appunto qua dentro. Eccola qua. La prima immagine è l'immagine della pizza, ovviamente è molto più grande del file perché è in altissima risoluzione, quindi che cosa faccio? Apro il pannellino ridimensionamento e la vado a ridimensionare magari del 10% in questo caso. Poi che cosa faccio? La vado a posizionare sopra il riquadro. Apro chiaramente il menu immagini e posiziono il file sotto il tracciato, dopodiché seleziono entrambi, vado col tasto destro sopra e clicco su crea maschera di ritaglio. Eccolo qua, ho creato la mia maschera. Ora si faccio uno zoom in avanti, seleziono soltanto il file collegato e lo vado a spostare. Lo posso eventualmente andare a orientare come meglio preferisco. Dopodiché vado a selezionare anche il livello del ritaglio e gli vado a dare un colore di traccia, potrebbe essere tranquillamente questo della palette, che è anche il colore principale del nostro menu, e poi vado ad aumentare lo spessore della traccia, magari 4 punti, ed ecco qua. Ora che cosa faccio? Seleziono l'intero gruppo, quindi l'intero gruppo con l'immagine all'interno. Vado ad aprire nella palette degli strumenti lo strumento riflessione, faccio un doppio clic e vado a riflettere in questo modo, quindi modalità verticale con un angolo di 90 gradi, il riquadro con l'immagine. Dopodiché clicco su copia, con lo strumento sposta vado a spostare in modo assolutamente speculare il riquadro con l'immagine qui sull'altro lato. Con la guida rosa attivata, quindi la guida sensibile, mi assicuro che sia centrato e allineato perfettamente rispetto all'inizio e alla fine del primo riquadro. Posso anche trascinare delle guide per essere sicuro. Ecco, in questo caso devo abbassarlo un po' di più. In questo modo. Ora vado a selezionare il secondo riquadro, apro il livello, seleziono il file collegato, poi vado ad aprire il pannello collegamenti. Questo mi permette appunto di associare una immagine diversa e sostituirla a quella copiata. Seleziono quindi il pulsante ricollega e vado a selezionare l'immagine direttamente dalla cartella dove ho caricato le immagini. Ed ecco qua la seconda immagine, che posso andare eventualmente a ridimensionare una volta selezionata anche qui con Shift più clic del mouse, semplicemente partendo
dagli angoli ridimensionandolo in questo modo. A me quello che interessa è soprattutto la parte visibile. Faccio un zoom all'indietro, dopodiché vado a selezionare lo strumento tavola da disegno, mi assicuro che sia ovviamente attivo lo sposta e copia disegno con i file all'interno, poi mi sposto sulla tavola e con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse vado ad attivare una copia della prima pagina e la vado a spostare a destra. Adesso posso andare a creare il retro del menu partendo dalla struttura già creata e già perfettamente allineata, dovendo andare a cambiare soltanto alcuni elementi che potrebbero essere per esempio i piatti. Per esempio qui potremmo andare ad aggiungere i secondi, qui dolci, e magari facendo un doppio clic all'interno di quest'area di testo possiamo andare eventualmente ad aggiungere le bevande, trasformando il riquadro in un riquadro più piccolo. Selezionando il riquadro e l'intestazione con il riquadro arrotondato, Alt più clic del mouse e vado a fare una copia, lo posiziono esattamente centralmente e lo vado a posizionare qui. Questo magari sarà la sezione delle bevande. Rendo un po' più grande questo riquadro, qui magari posso annullare le descrizioni. Chiaramente ogni qualvolta voglio modificare le tabulazioni e quindi l'allineamento delle varie voci come potrebbero essere i prezzi, vado a selezionare, ripeto, il riquadro di testo, apro il menu finestra, di nuovo mi sposto sulla voce testo e di nuovo tabulazioni, e qui posso trovare le tabulazioni finora associate, ma posso anche crearne di nuove e poi con il tasto Tab, selezionando l'inizio del pezzo di testo da spostare, andare a fare appunto lo spostamento. Con la calamita invece associamo il pannellino tabulazioni al riquadro in questione. Sovrascriverò invece i valori dei vari testi nel momento in cui andrò a cambiare appunto le voci. Andiamo ad associare invece due immagini diverse per questa seconda pagina. Vado ad associare quindi il primo riquadro, apro il livello di riferimento, vado a cercare appunto il gruppo di livelli che contiene questa immagine ed eccola qua, la seleziono, apro il pannello collegamenti, vado ad associare una terza immagine in questa seconda pagina. Poi chiaramente posso andare a spostare l'immagine e posizionarla più a destra rispetto a come preferisco per far evidenziare magari una parte di un'immagine rispetto al resto. Seleziono il secondo riquadro e faccio la stessa operazione. Bene, ora che abbiamo caricato anche la seconda immagine, andiamo a nascondere tutte le guide. Tasto destro sull'area vuota, clicca nascondi guide ed ecco qua. Ora, prima di procedere alla stampa finale, andiamo a tracciare tutti i testi in modo da conservare sia la copia originale del testo per eventuali modifiche successive, mostrando però soltanto il livello dei testi tracciati. Questo per facilitare lo stampatore, perché potrebbe magari non avere il font utilizzato, e anche per una risoluzione ottimale del carattere sul foglio. Andiamo quindi ad aprire il livello logo e testi. Ci spostiamo nella parte bassa, andiamo a selezionare tutti i vari livelli di testo, li duplichiamo e li tracciamo in questo modo. O trasciniamo sull'iconcina che crea un nuovo livello, nascondiamo il livello originale, selezioniamo il livello copiato, andiamo sul menu oggetto, espandi, assicuriamoci che siano flaggati oggetto e riempimento e clicchiamo su OK. Oppure selezioniamo il livello testo, lo copiamo, CTRL o Command C e lo duplichiamo, CTRL o Command F. Nascondiamo il livello originale, selezioniamo il livello copiato, andiamo sul menu oggetto, espandi, oggetto e riempimento, ok. Procediamo con tutti i testi. Bene, ora che abbiamo tracciato tutti i testi e mantenuto ovviamente i livelli originali dei testi, nel caso appunto avessimo bisogno di modificare i testi successivamente, magari per delle modifiche in corso d'opera del menu, possiamo andare a esportare il nostro menu per la stampa. Fondamentale però, prima salviamo il menu in formato AI in modo da poter salvare il master di questo menu e poterlo modificare successivamente con comodità, sempre con Adobe Illustrator. Quindi andiamo su File, Salva. Una volta selezionata la nostra cartella di destinazione, inseriremo il nostro menu, assicuriamoci che il formato sia .ai e cliccheremo su Salva. Poi, in questa seconda schermata, andiamo a comunicare quale deve essere la versione di Illustrator compatibile con l'esportazione. Questo può influire anche il lavoro dello stampatore nel momento in cui va a aprire il file. Nel nostro caso lasciamo Illustrator 2020, potrebbe essere anche una versione superiore o precedente. Le opzioni crea file compatibile con formato PDF,
incorpora profili e usa compressione. Nel caso stessimo utilizzando delle immagini ad alta risoluzione pesanti e non compresse, clicchiamo su OK. Ora possiamo esportare il file in formato PDF vettoriale e sarà il PDF che consegneremo allo stampatore. Torniamo quindi sul menu File, Salva con nome, diamogli il formato PDF dal menu a tendina, clicchiamo su Salva e dalla schermata delle opzioni andiamo ad associare le opzioni di esportazione. Possiamo lasciare uno standard nessuno oppure PDFX 2001 a seconda di quelle che sono le esigenze di stampa, altrimenti se non ci vengono fornite delle richieste particolari possiamo lasciare uno standard nessuno. Lasciamo una compatibilità con un PDF di una versione abbastanza alta che potrebbe essere Acrobat 7. Poi qui dobbiamo decidere se mantenere le funzioni di modifica di Illustrator, cioè se poter modificare il file successivamente all'esportazione anche già soltanto nel formato PDF, oppure se il file che stiamo esportando è un file chiuso, quindi non si può più modificare, si potrà quindi modificare soltanto nel formato .ai. Possiamo eventualmente incorporare le miniature della pagina e ottimizzare l'accesso rapido al web, quindi significa comprimerlo leggermente, perché prevediamo magari che questo file debba essere anche visualizzato su pagine web. Possiamo eventualmente visualizzare il PDF dopo il salvataggio. Poi nella colonna di sinistra ci spostiamo sulla voce compressione, qui possiamo lasciare le cose come stanno se non abbiamo particolari esigenze di compressione e se non abbiamo un numero elevato di immagini ad alta risoluzione inserite all'interno del file. In questo caso abbiamo 4 immagini non compresse, possiamo quindi lasciare la voce comprimi testo e grafica al tratto e lasciare che la voce compressione zip sia attiva perché non abbiamo particolari esigenze. In genere possiamo lasciare questa di default. Qui ci sono diverse modalità di compressione: bitmap a colori, bitmap a scala di grigio e bitmap monocromatiche, a seconda appunto che le immagini inserite siano immagini a colori, scala di grigio o monocromatiche. Nel nostro caso sono immagini a colori. Noi potremo anche effettuare una compressione automatica JPEG o JPEG, oppure lasciamo semplicemente zip. Diciamo che quella zip è quella meno invasiva tra le varie compressioni. Eventualmente per facilitare la stampa potremmo associare dei segni di stampa in fase di esportazione, oppure potremmo decidere di utilizzare anche le impostazioni pagina vivo che nel nostro caso sono nulle, quindi possiamo tranquillamente evitare, oppure potremmo evitare di segnalare dei segni di stampa perché sappiamo, avendo utilizzato le guide, che tutti gli elementi all'interno sono protetti da eventuali tagli. Gli elementi fondamentali, chiaramente sto parlando dei testi, del loghetto, dei titoli, delle intestazioni. Le immagini invece che sono sui bordi e fuoriescono, invadendo anche l'area di abbondanza, potranno venire tagliate, ma non è indispensabile per la corretta visualizzazione e definizione del menu. Possiamo eventualmente proteggere il nostro file usando una password, ma non è inerente al nostro caso perché noi dobbiamo semplicemente consegnare il file allo stampatore che dovrà stamparlo e va bene così. Clicchiamo su Salva PDF ed eccolo qua il nostro PDF con il menu, i testi tracciati, le immagini inserite, prima pagina, seconda pagina, fronte e retro. Chiaramente Illustrator ci permette di lavorare con la grafica editoriale per diversi formati. Pensate all'identità di un brand. In questo caso abbiamo realizzato un menu, ma potremmo trovarci nella condizione di realizzare un biglietto da visita fronte e retro, magari di un formato più moderno, come potrebbe essere il formato verticale. Ho realizzato un video in cui ti mostro tutti i passaggi per realizzare da zero un biglietto da visita fronte e retro assolutamente efficace, partendo dalla progettazione fino all'esportazione finale. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, grazie, al prossimo video.